Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la moto di Valentino Rossi, la Yamaha YZR, conosciuta meglio da tutti come la M1. Il modello è in scala 1/4, l'edizione è De Agostini e l'uscita è la numero 35. Adesso vi faccio vedere che hanno sbagliato a identificare due pezzi e precisamente questi hanno scritto il destro invece che il sinistro, quindi attenzione a non sbagliare nel montaggio. Andiamo subito a vedere quello che è il contenuto. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, per merito vostro ho superato il 1.000.000 di visualizzazioni totali, spero sempre di più. E alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di moto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio, del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Intanto ringrazio appunto colui il quale mi ha commissionato questo modello, un mio iscritto, Diego. Ciao Diego. E vi faccio subito vedere, dopo che vi ho elencato i pezzi, l'errore fotografico di identificazione. Abbiamo collettore di destra e di sinistra, ma in realtà hanno sbagliato perché hanno messo la A come collettore di sinistra, mentre invece la A è il collettore di destra. Ok? Vi faccio vedere. Qui abbiamo la fascetta. Qui abbiamo la fascetta, quindi sul pezzo che vediamo sulla foto e che adesso vi farò vedere è fotografato così. La fascetta è sotto, ok? Adesso lo metto come è messo nelle fotografie e vi faccio vedere. Ok, questo è così, questo è così. Quindi, secondo loro, questo dovrebbe essere il collettore di sinistra, giusto? Perché A, collettore di sinistra, B, collettore destra. Il B è questo. Mettiamo da parte il collettore B e vi faccio vedere che poi alla fine sarà proprio quello che dovremmo invece montare sul lato sinistro e questo ovviamente sul lato destro. Guardate, questo è corretto perché questo è il lato sinistro, il foro deve trovarsi alla vostra sinistra e questo è corretto. Questo è il corpo farfallato, non è il collettore, chiedo scusa, il corpo farfallato destro e questo è giusto. E poi abbiamo l'asta di rinvio dell'acceleratore che andrà messa poi così. Bene, guardate, mettiamo da parte questo, prendiamo il corpo farfallato sinistro, questo qui, e prendiamo il collettore sinistro che ci dicono loro. Adesso, se io vado a montare questo, come ci dicono loro, è sbagliato. Il montaggio è corretto, ma è sbagliato. Infatti, guardate questa foto, è sbagliato. Le fascette si devono trovare nella posizione giusta verso questi due perni ed è corretto. Vanno verso la testata ed è giusto, ma è sbagliato questo, perché questo è il destro. Quindi leviamo questo
e andiamo ad inserire questo, guardate, le fascette sempre davanti, ma così è corretto. E se infatti andiamo a prendere il destro, eccolo qui, prendiamo il destro e andiamo a metterlo sopra in questa maniera ed è corretto. Vi faccio vedere. Anzi, si vede meglio qua. Sinistro. Destro. Ok? Quindi attenzione, a volte può capitare che si sbagliano. A questo punto prendiamo il sinistro, questa è l'asta di rinvio e lo inseriamo dentro, proviamo a vedere che si inserisca. Non mettetelo fino in fondo, però provate a vedere se si inserisce. Qua si inserisce bene. Provo anche con il destro. E qua si inserisce bene. Ok? Bene, a questo punto prendo il motore. Ecco qui. Corpo farfallato, stacco il collettore sinistro, prendo il corpo farfallato sinistro e lo inserisco qua. Lo potete tranquillamente battere qui perché non rovinate nulla. Ovviamente tenete sospeso il motore, altrimenti danneggiate qualcosa sotto. Questo non vi preoccupate, chi mi segue lo sa, è soltanto messo così perché poi dovrò intervenire per aggiustare questa leva qui delle marce, perché non mi dava tutte e due le accensioni e lo spegnimento degli interruttori interni. Allora, così va bene. Vi rimarrà un leggero spazio e va benissimo perché rappresenta, cioè praticamente è come se si facesse una finta guarnizione, quindi va bene così. Montiamo il corpo farfallato destro. Non serve mettere delle cose in gomma sopra, dovete battere con il martello in piano e al centro e non rovinerete assolutamente nulla. Avete visto? Vi faccio vedere. Vi rimane questo spazio che sembra la guarnizione, bellissimo, e inserito correttamente. Adesso mettiamo questo, no, queste, le fascette vanno verso la testata, queste qui. Così. E queste così.
Questo è come dovrete averlo voi alla fine del montaggio. Ricordatevi le fascette verso la testata. A questo punto ci rimane solo da mettere l'asta, eccola qui, l'asta di rinvio dell'acceleratore, e la mettiamo così. Facciamo passare qua sotto e la inseriamo contemporaneamente nel foro destro e nel foro sinistro. Ricordatevi che non dovete premere verso il basso per inserirla così, altrimenti la danneggiate. Se avete notato, il perno eccolo qui, il perno non è diritto, quindi non pensate minimamente di schiacciare così, lo rompete. Dovete premere in direzione del perno, guardate la linea del cacciavite, dovete premere così, non così, così. Vediamo. In realtà va ancora inserito all'interno, non basta ancora perché, non so se riesco a farvelo vedere, questo spazio che vedete qua sopra, aspettate che do un po' di luce all'immagine. Se notate qui c'è parte del foro qua sopra, deve essere coperta, non va bene ancora inserito così. Ok, adesso metto pausa, però vi farò vedere che poi questa parte qui sarà coperta perché il perno vedete che non è in linea, qua esce. Deve andare ancora in dentro questo, però sempre spingendo così, non in giù, mi raccomando. Adesso vi faccio vedere. Se mi avete seguito, come potete vedere, questo non ha più il foro che si vede sopra. E qui siamo entrati con la parte nera oltre il bordino grigio. Ed è così che è inserito correttamente. Ovviamente, dalla stessa parte qui, o meglio dalla parte opposta alla destra, vedete che si vede il bordino un po' grigio prima dello spinotto? È così che deve essere. E questo è un pezzo su cui dovete fare molta attenzione per non rompere i perni e lavorare come vi ho detto io. A questo punto il montaggio è terminato. Io adesso prendo quello che ho montato fino al numero 35 e poi ci salutiamo. Ecco perché i video di Michele durano necessariamente di più di altri, perché io non mi limito al solo montaggio, ma cerco di aiutarvi in tutto quello che posso, ragazzi. Io mi aspetto da voi che mi comprendiate e che riusciate a capire il perché i miei video durano di più. E adesso non mi rimane che farvi vedere quello che ho montato, perché non ho nulla da dirvi più di quanto non rappresentino già le immagini nella loro bellezza.
Qui poi ci sarà il LED che verrà appunto comandato da quella leva di cui vi parlavo prima, dove all'interno della coppa dell'olio abbiamo quei due interruttori elettronici. E quella vi deve funzionare, ragazzi, altrimenti è inutile averla. Pignone in metallo, perché questa moto avrà la catena come quelle vere, così come sembra vera questa parte anteriore della moto. E infine, gruppo marmitte, ricordo di non incollare le sonde lambda fino alla fine per evitare di urtarla accidentalmente e spezzare i perni all'interno, ok? Tutto in metallo. Questa parte finale è in plastica, ma all'interno, questa che vedete, questa griglia, è in metallo. Bene ragazzi, grazie a tutti del vostro tempo, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Mi raccomando, seguitemi, guardate anche la playlist perché ho tante cose che mi sono arrivate da montare e grazie ai miei iscritti altri modelli entrano a far parte di questa playlist grazie alle commissioni che mi vengono date. Grazie a tutti della fiducia, grazie del vostro tempo. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.